Quando parli italiano, l'errore è sempre dietro l'angolo, pronto a presentarsi. Ma non ti preoccupare, prima di tutto perché succede a tutti e poi perché ogni errore è un'occasione per imparare e migliorare il tuo italiano. Se a questo aggiungiamo che io sono qui per aiutarti e per guidarti, che senso ha preoccuparsi? Nel video di oggi ti presento 7 degli errori più frequenti dei miei studenti stranieri. Livello A2, ma toccheremo anche il livello B1 e forse anche gli studenti più avanzati fanno alcuni di questi errori. Prima di iniziare ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli se necessario e se non lo hai ancora fatto, puoi iscriverti al mio canale per non perdere neanche un video che pubblico qui. Cominciamo con il primo errore. Leggi queste frasi. Sono tutte corrette? O vedi qualche errore? Pensaci 5 secondi, ma ferma il video se hai bisogno di più tempo. In realtà solo l'ultima frase è corretta. Andiamo a Roma. Quali sono gli errori nelle prime 2 frasi? Nella seconda l'errore è nella preposizione. Il verbo partire, quando introduce una destinazione, richiede la preposizione per. Partiamo per Roma. Luca è partito per la Tunisia. Partire per. E nella prima? L'errore è proprio nel verbo, perché in italiano, quando usiamo il verbo viaggiare, lo intendiamo nel suo significato più generico o comunque è proprio l'azione di fare un viaggio. Per esempio, l'anno scorso ho viaggiato molto. Oppure nella frase ho viaggiato molto in Europa, Europa non è una destinazione. Significa che ho viaggiato molto all'interno del continente europeo, attraverso l'Europa. Quindi viaggiare generalmente non è seguito da una destinazione. Potresti sentire frasi come viaggiamo verso Roma, ma è parte di un viaggio più grande probabilmente. L'attenzione è sull'azione di viaggiare, non sulla destinazione e in questo contesto non lo useremmo. In poche parole, se vai a Roma puoi dire vado a Roma o parto per Roma. Forse questo era un aspetto semplice per te, ma arriveremo a toccare argomenti più complessi. Per questo ho preparato un documento PDF che include in modo chiaro e completo tutto il contenuto di questa lezione. Puoi riceverlo gratuitamente cliccando sul link che trovi nella descrizione qui sotto e inserendo il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà. Dopo pochi minuti troverai tutto nella tua casella di posta e da quel momento riceverai automaticamente i prossimi video che pubblicherò, i prossimi episodi del podcast, informazioni culturali, informazioni sui nostri corsi e così via. Ma continuiamo con il secondo errore. Dov'è l'errore in questa frase? Sia la preposizione da sia l'avverbio fa in italiano possono essere usati con le indicazioni di tempo, ma hanno degli usi e delle funzioni completamente diverse. La frase corretta sarebbe studio l'italiano da 3 anni. La preposizione da
con valore temporale indica la durata di un'azione che è cominciata nel passato e continua fino a oggi. Infatti il verbo è al presente. Studio l'italiano da 3 anni. Abitiamo qui da 10 anni. Durata. Fino ad oggi. Potremmo riformulare questa frase in modo diverso ma con lo stesso significato, così. Ho iniziato a studiare l'italiano 3 anni fa. Noti la differenza? Il verbo è al passato prossimo, quindi è un'azione finita nel passato. E infatti fa indica un'azione o un fatto successi in un momento preciso nel passato, non una durata. Quindi o usiamo fa o usiamo da, perché hanno significati diversi. Da, durata, fino ad oggi, fa, momento nel passato. Terzo errore. Trova l'errore in questa frase. In questa frase lo dovrebbe sostituire il video. Ma qual è la sua funzione grammaticale? È soggetto perché il video mi piace, il video piace a me. Ma lo è un pronome oggetto, non soggetto. Quindi non può sostituire un soggetto. In questo caso possiamo omettere il soggetto. Il tuo video è utile, mi piace molto. Ma se vogliamo usare il pronome lo, deve sostituire il video in funzione di complemento oggetto. Il tuo video è utile, lo guarderò ancora. Io, soggetto, guarderò il video. In questo caso possiamo sostituire il video con lo perché ha la funzione di complemento oggetto. Tutto chiaro? E allora procediamo con il prossimo errore. Queste frasi sono corrette, ma vorrei ragionare con te sul significato di molto e troppo, perché hanno un significato diverso. Per visitare tutti i monumenti principali bisogna camminare molto. Ho male ai piedi perché ho camminato troppo. Qual è la differenza tra gli avverbi molto e troppo? Molto intensifica. Un verbo in questo caso, camminare molto, significa tanto. Ma troppo invece non significa semplicemente molto, ma significa in misura eccessiva, eccessivamente, e generalmente ha una connotazione negativa. Ho camminato troppo e quindi ho male ai piedi. Troppo. Avete mal di pancia? Perché avete mangiato troppo, in eccesso. Molto, troppo. Tuttavia, nell'italiano colloquiale molto spesso usiamo l'avverbio troppo con il significato di molto per intensificare ancora di più. Ah, questo film è troppo bello. Significa è molto bello, è bellissimo. Ma tu parli inglese troppo bene. Complimenti! In questo caso non significa in eccesso, non possiamo parlare bene in eccesso, significa molto. Intensifica di più, ma è un uso colloquiale. Prossimo errore. Osserva questa frase, che è corretta. Flavio, potresti abbassare la voce, per favore?
È una richiesta cortese, educata, delicata. Adesso immagina di fare questa richiesta a Flavio in modo più diretto, con il verbo all'imperativo. Diresti: Flavio, abbassi o abbassa la voce, per favore. Quale dei due verbi useresti? Questo è un aspetto che confonde spesso i miei studenti di italiano. L'imperativo informale del verbo abbassare è abbassa la voce, perché all'imperativo informale i verbi in are hanno a come desinenza. Abbassa, canta, cammina, parla e così via. Abbassi è il presente indicativo. Tu abbassi. Oppure potrebbe essere l'imperativo formale di cortesia con il lei. Se Flavio è una persona che non conosciamo bene, possiamo dire: Signor Flavio, abbassi la voce per favore. Ma è l'imperativo formale che prende in prestito il congiuntivo presente. Ne parleremo. Ma all'imperativo informale diciamo abbassa la voce. Come sta andando? Continuiamo? Prossimo errore. Meglio o migliore? Questo è il dilemma. Queste sono due parole che creano molta confusione ai miei studenti. Completa queste 3 frasi con meglio o migliore. Stefano parla inglese meglio di me. Non esiste un ristorante migliore di questo in città. Studio meglio in mansarda perché c'è silenzio. Queste sono le soluzioni corrette, ma perché? Qual è la differenza tra meglio e migliore? Meglio è un avverbio, è il comparativo di bene. Stefano parla inglese bene e parla inglese meglio di me. Nell'ultima frase, io studio bene in mansarda e studio meglio in mansarda che in camera mia, perché c'è silenzio. Meglio deriva da bene, è il suo comparativo. Migliore invece è il comparativo di buono. Significa più buono ed è un aggettivo. Non esiste un ristorante migliore, più buono di questo. Un ristorante non è bene, un ristorante è buono, di qualità, no? Quindi migliore deriva da buono, meglio deriva da bene ed è un avverbio. Tuttavia, anche in questo caso, nell'italiano colloquiale, spesso usiamo meglio al posto di migliore, come aggettivo. Per esempio, l'inglese di Stefano è meglio del mio. Dovremmo dire migliore perché è più buono del mio. Oppure questo ristorante è meglio di quello in centro. Sarebbe migliore, ma nell'italiano colloquiale spesso usiamo meglio al posto di migliore. Ultimo errore. Vediamo se lo conosci. Quali congiunzioni useresti in queste 2 frasi? Ti do un indizio. In quale frase useresti la congiunzione perché? Nella prima, nella seconda o in tutte e 2? Nella prima frase possiamo usare perché. Non ho comprato il pane perché il fornaio è in ferie, è in vacanza. Perché è una congiunzione causale, introduce una causa,
una proposizione causale. E nella seconda frase? Nella seconda frase non possiamo usare perché. Quando iniziamo la frase con la causa, non possiamo usare perché. Possiamo usare siccome. Siccome il fornaio è in ferie, non ho comprato il pane. O una congiunzione più formale come poiché. O locuzioni come dal momento che, visto che, dato che il fornaio è in ferie, non ho comprato il pane. Quindi all'inizio di una frase non possiamo usare perché come congiunzione causale. Nel mezzo di una frase possiamo usare tutte le congiunzioni causali, ad eccezione di siccome. Siccome tendenzialmente è sempre usata all'inizio. Forse stai pensando, ma io vedo perché all'inizio delle frasi. Mi stai fregando, Francesco? No, possiamo usare perché nelle domande, ma in questo caso è un avverbio interrogativo. Perché non hai comprato il pane? Oppure possiamo usarlo all'inizio di una frase nelle risposte. Perché il fornaio è in ferie. In questi casi possiamo cominciare una frase con perché. Bene, com'è andata? Fammi sapere nella sezione dei commenti se ti capita di fare questi errori. E se vedi altri studenti che commentano dicendo che fanno anche loro questi errori, prova a rassicurarli. A volte parlare tra di noi è utile, no? Per darci conforto, per far capire a tutti che è normale commettere errori. Quindi, se ti va, rispondi a qualche altro commento per rassicurare qualcuno che fa questi errori. Grazie mille per la tua compagnia e ti ricordo che puoi scaricare il PDF gratuito attraverso il link che trovi nella descrizione qui sotto. Un abbraccio e a presto!